Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sul canale vi porterò un nuovo episodio. Parleremo di Marrakech, una città molto importante del Marocco, se non la più importante. È situata al centro-sud del paese, dista circa 150 km dalla costa dell'Oceano Atlantico ed è il capoluogo della sua regione. La sua estensione è pari a circa 230 km² e la sua densità di popolazione è pari a circa 6.000 abitanti per chilometro quadrato. La religione maggiormente professata è quella islamica ed è anche quella ufficiale del paese. La maggior parte degli abitanti sono di tradizione sunnita e maliki. Più o meno per arrivare in Marocco dall'Italia ci si mette con l'aereo 3 ore e 30 e il costo medio per un volo low cost è di circa 250 euro. Vi consiglio anche alcuni hotel dove alloggiare nei giorni che trascorrerete in Marocco. Ovviamente dipende da quello che si vuole vedere e da quanto si vuole spendere, ma più o meno tutti i monumenti da visitare a Marrakech sono vicini. Comunque gli hotel che vi consiglio in base alle recensioni e ai vari siti che ho letto sono l'hotel Racine, che costa circa 70 euro a notte, l'hotel Blue Sea Le Prince che va dai 65 ai 70 euro, l'hotel Central Palace che costa in media 25 euro in base al periodo in cui si visita Marrakech e infine Riad Villa Sidi Baba che costa 80 euro a notte. Successivamente, dopo questo video, usciranno altri video più brevi, degli shorts, che andranno a parlare in maniera più specifica di cosa andare a visitare a Marrakech, anche se oggi ve ne parlerò in maniera più generale. Detto ciò, di ristoranti non ve ne consiglio perché ce ne sono veramente moltissimi e dipende da dove alloggiate la notte, ma più o meno uno vale l'altro. Principalmente per Marrakech ci si muove a piedi visto che la città non è molto grande. In alcuni casi si può avere bisogno della macchina, ma raramente. In Marocco le lingue maggiormente parlate dagli abitanti sono l'arabo e il francese e la moneta usata è il dirham. Per visitare la città ci vogliono circa 3 o 4 giorni, ma per vedere le cose essenziali ne bastano anche 2. La storia di Marrakech inizia nel 1062 con la sua fondazione e vi si insediarono la dinastia degli Almoravidi. Furono costruite nel corso del tempo varie scuole islamiche che propagavano la propria fede. Nel corso della sua storia fu occupata dai portoghesi, dagli spagnoli e dai francesi che la colonizzarono ed è per questo che una delle lingue più parlate in Marocco è il francese. Marrakech successivamente nel 1956 divenne una città indipendente visto che i paesi colonizzatori europei si neutralizzarono fra di loro. Nel 1911 la capitale fu spostata a Rabat e quindi Marrakech passò in secondo piano. Ad oggi è il centro commerciale della sua regione e vive soprattutto grazie al suo turismo e alla coltivazione. Sicuramente quando si va a Marrakech non si può che visitare il Palazzo El Baia, dall'area di 8 ettari di Marrakech è considerato un capolavoro dell'architettura tradizionale marocchina. È uno degli edifici più belli che si possono visitare a Marrakech, è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17 e il prezzo del biglietto è di 10 dirham. I Giardini Majorelle sono un complesso di giardini botanici e paesaggistici che si trovano a Marrakech. Il complesso di giardini fu progettato nel 1931, poi nel 2011 è stato inaugurato il museo che oggi attira circa 600.000 turisti l'anno. In base alla stagione l'apertura varia dalle 8 alle 9 e chiude alle 17 o alle 18 tutti i giorni e il costo del biglietto è di 6,5 euro a persona. Jamal Fna è una piazza di Marrakech attorno alla quale si sviluppa la Medina, che sarebbe il centro storico della città. Durante la mattina ci sono tantissime bancarelle e incantatori di serpenti, più tardi sopraggiungono musicanti e maghi e verso la sera le bancarelle si ritirano e subentrano banchetti con tavole e panche per mangiare cibi preparati sul momento. Consiglio vivamente di andarla a visitare. La moschea di Koutoubia è il principale edificio religioso della città di Marrakech. Rappresenta uno degli esempi più compiuti dell'architettura islamica e se si ha tempo consiglio di vederla. Molto bella da visitare è anche la Masadra di Bin Youssef, che è una scuola coranica di architettura di Marrakech, dove veniva ultimato lo studio fatto nelle moschee. Fu chiusa nel 1960, fu restaurata e riaprì al pubblico come sito storico nel 1982. Si può andare a visitare anche le tombe sadiane che sono il mausoleo della dinastia sadiana e sono state scoperte soltanto recentemente nel 1917 e tutti i monumenti sono in marmo di Carrara. A visitare tutte le tombe ci si mette circa mezz'ora e il costo del biglietto è di 70 dirham. Il Bab Bagno è una delle 19 porte della Medina. Fu fatto costruire nel XVIII secolo e ha una funzione soprattutto decorativa.
È importante visitare anche lo stesso museo di Marrakech, la cui parte principale del museo è costituita dal suo cortile e dalle sale che lo circondano. In queste sale sono esposte le collezioni del museo di ceramica, armi, tappeti e altri oggetti tradizionali del Marocco. Il museo di Marrakech è una delle visite più interessanti della città e il costo è di 70 dirham. Si può anche andare a visitare la Cuba Almoravide, che è un edificio risalente al XII secolo e si tratta dell'unico esempio rimasto di pura architettura almoravide a Marrakech. E il biglietto per visitare l'intero complesso è di 5,5 euro. I souk si rivelano l'anima del Marocco, infatti sono il riflesso più intimo e più appassionante della realtà di questo incredibile paese. Più che un mercato, il souk è il cuore della città e della vita del Marocco. È un luogo davvero appassionante e ricco di significato, di sensazioni e di emozioni. In ogni città del Marocco ci sta un souk, ma il più visitato e turistico e uno dei più belli rimane il souk di Marrakech. I prezzi qui sono sempre più elevati, ma le bancarelle sono tra le migliori del Marocco e i chioschi di una varietà incredibile. Nei prossimi giorni usciranno degli shorts riguardanti i monumenti da visitare a Marrakech, dove troverete maggiori dettagli. Detto ciò ragazzi è tutto, ci vediamo la prossima settimana, sempre lunedì alle 14 con un nuovo video. Ciao ragazzi e spero che questo video vi sia stato utile.